Ci siamo? Aspettate. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Non stai facendo il video, Vabbè, sto facendo il video pippone. Comunque facciamo un video aggiornamento Ciao a tutti, brevissimo, perché è solo per chi magari è curioso. Vogliamo rispondere un po' alla live fatta la settimana scorsa. No, è anche vero che ci avete scritto in tanti, siete curiosi di sapere, qualcuno è un po' più preoccupato. Quindi, non ne frega un cazzo no, nessuno, a qualcuno invece comunque, importa. Allora abbiamo voluto fare questa live in modo che, insomma, se dobbiamo partire, partiamo con tutto il programma chiaro. Come se. Allora, ieri ho fatto un video brevissimo, la moto è stata ritirata, a volo vi raccontiamo un po' com'è la situazione, perché ho letto un po' di commenti e a volte si fa fatica a capire com'è qua la situazione. Qualcuno mi ha scritto: ma non potevano mettere la moto sotto carica? Io ho lasciato addirittura il mantenitore e il nostro, tra virgolette, contratto era di caricare la moto una volta al mese per un giorno. La conosco benissimo, la Tenerona, ma come tutte le moto basta una cosa del genere quando la batteria non la stacchi. Io non la volevo staccare perché avevo il GPS collegato, quindi a grandi linee dall'Italia potevo monitorare dove si trovasse la moto. Detto questo, addirittura loro l'hanno fatto, l'hanno collegata alla presa della corrente, addirittura ci hanno fatto pagare 30 soles al mese, circa 7 euro, sì, per il consumo per la carica dell'energia elettrica. Cioè, ragazzi, 7 euro ci ricarica la moto 3 anni di seguito, però vabbè, questo è un discorso diverso. Per dirvi che la moto era carica, però la Tenerona c'ha quel cazzo di difetto che quando la prima volta vai ad accendere, se non insisti un po' di più, poi un po' si ingolfa e fa veramente fatica a partire, però ero convinto che sarebbe partita. Io non ero convinta perché chiaramente nella mia ignoranza avevo qualche paura in più, ci ho sperato tanto, anche perché forse non tutti voi vi rendete conto. Giovanni, intanto grazie, vediamo scorrere i messaggi, grazie infinite. Forse non vi rendete conto bene, ma non mi sarei resa conto neanch'io stando a casa, insomma, com'è la situazione. Lima è una città enorme di 10 milioni di abitanti, l'abbiamo detto, e la Tenerona era custodita a nord della città, però era in una zona cioè la parte nord è un po' più malfamata rispetto a dove siamo noi, che siamo nella parte sud. È una zona difficile, senza che facciamo tanti giri di parole. Considerate che gran parte dei quartieri sono delimitati da cancelli alti 2 metri, perché loro dopo le 5 di pomeriggio chiudono questi cancelli per isolare un po' una sorta di compartimento stagno e c'è una sorta di coprifuoco, quindi loro si controllano tra di loro all'interno di questi compartimenti. Loro dicono che questi cancelli servono a evitare che entrino macchine, entrino insomma camion che possano creare insomma sul buio, che possano creare dei problemi. Ma un discorso per la microcriminalità, sì, che nelle zone buie dove non c'è l'illuminazione la sera al calore del sole devi fare attenzione. Quindi comunque, se non fosse partita la Tenerona sarebbe stato un problema. Ecco, diciamo, gatto nero. Invece la Tenerona è partita, abbiamo attraversato tutta la città, siamo andati diretti a una concessionaria Yamaha, l'avevo cercata dall'Italia, e in quel caso volevo fare il tagliando. Vi dico solo che il tipo della concessionaria Yamaha, che è la migliore di Lima, non vedeva una Super Tenere da prima della pandemia, cioè nel senso qua non ci sono Super Tenere, e mi ha detto devi fare il tagliando, che qua lo chiamano mantenimento. Mi ha detto quanti chilometri avesse la moto, gli ho detto quasi 150.000, aspetta che vado a controllare nella tabella dove Yamaha appunto consiglia cose da fare. È tornato, per fare il tagliando ci vogliono 1770 soles. Io al volo ho fatto la conversione dentro la mia testa, gli ho detto tu non ci stai con la testa, e sono circa 480-500 euro, che per carità ci saranno anche, ma qua 480 ragazzi sono una valanga di soldi. E per empatia l'impressione non è stata il massimo, devo essere sincero. Ho conosciuto meccanici, cioè nel senso, quando vai dal meccanico tra virgolette quello sotto casa, come in Italia, soprattutto qua in Sud America, c'è un rapporto diverso. Quando vai nella concessionaria ufficiale, soprattutto in una città grande come Lima,
Ho visto comunque, sai, sei italiano, sei una moto grande, te lo puoi permettere, quindi vabbè, magari sbaglio, però alla fine ho contrattato, io ho detto cambiamo solo l'olio e il filtro dell'olio, perché avevo fatto tanti controlli in Brasile e la moto va bene, delle cose me le posso fare da solo, però l'olio cambiarlo da solo è complicato anche per mettere l'olio esausto da qualche parte. Quindi olio e filtro dell'olio ho speso 110 euro. Poi ci siamo spostati dall'altra parte perché le gomme le avevo ordinate da casa, perché trovare le gomme che avete visto nel reel qua è veramente complicato, dipende dal paese, ma qua è veramente complicato. Io volevo quelle perché le gomme per me sono importantissime per come viaggiamo. Siamo riusciti a cambiare anche le gomme, adesso devo fare un po' di lavoretti alla moto, tutto bene. Allora, ci fermiamo un attimo, vogliamo essere veloci perché vogliamo che questa diretta sia fruibile, cioè che la gente la possa vedere nel ritaglio di tempo e non dobbiamo essere né ripetitivi né troppo lunghi. Quindi andiamo avanti con... Sì, andiamo avanti, però tu hai preso un po' fretta, nel senso che stai parlando velocissimo, allora volevo semplicemente dire a tutti quanti della tua fretta. No. Detto questo, rispondiamo un attimo a Pino Campanella che dice: ma il tragitto l'avete fatto in 2 sulla moto? Perché arrivavo proprio a questo punto. Ecco. Arrivavo a questo punto, considerate che dove abbiamo lasciato la moto è un avvocato e gli abbiamo detto noi non abbiamo alternative, abbiamo spiegato la situazione e lui ci ha detto guarda, se succede qualsiasi cosa mi chiamate, troviamo la soluzione. Lungo la strada per andare, sono circa 50 minuti, un'ora con Uber, abbiamo incontrato una sorta di... era un blocco, c'è tanta polizia che controllava proprio i motorini. Nel nostro caso, noi ci abbiamo provato, siamo saliti, al ritorno si è affiancato addirittura un poliziotto per 2 volte con la moto e non gliene è fregato minimamente nulla. Non ci hanno detto nulla. Non ci hanno detto nulla. È un po' una prospettiva, tra virgolette, che ci hanno prospettato, scusate la doppia parola ripetuta. Anche l'avvocato, abbiamo parlato con Doris, la ragazza del Perù, che aveva parlato con una ragazza residente qui a Lima. Se si è turisti dovrebbero normalmente chiudere un occhio perché decade, insomma, la motivazione per cui questa legge è entrata in vigore. Se si è turisti normalmente non si pensa ad essere un microcriminale, insomma creare criminalità, però ci possono essere delle eccezioni perché molto dipende dagli agenti di polizia in questione. E ci siamo capiti, avete capito tutto senza che andiamo a dire qualcosa online, magari qualche intelligenza artificiale ci ascolta, comunque ci siamo capiti. Noi magari $20 dentro il passaporto paese, ce li metteremo. Tutto il mondo è paese, però andiamo alla seconda cosa più importante. Questa settimana abbiamo sentito diverse persone, chi vive in Ecuador, chi vive in Colombia. Infatti ci chiede Alessio Veneri, superato questo ostacolo, come organizzare il giro di quest'anno? Allora, abbiamo trovato un'opzione piano B che secondo me è importante perché sapete benissimo che le frontiere sono state chiuse proprio a fine dicembre tra Perù e Ecuador, ma al tempo stesso tra Ecuador e Colombia ce n'è solo una aperta. Ci siamo informati sulla frontiera aperta, è una frontiera con 2 passaggi, uno è tra virgolette pedonale per i locali, quindi all'interno del paese, l'altro invece è sulla Panamericana, sull'autostrada. Noi da turisti internazionali dobbiamo prendere quello internazionale e ci è stato detto che praticamente non passa quasi nessuno perché il turismo sulla Panamericana. No, sulla Panamericana non passa quasi nessuno perché il turismo in questo momento non c'è. Chiaro. Questa cosa è negativa da un lato perché praticamente quando c'è movimento stai più tranquillo perché nessuno ti fa nulla e dall'altro lato fai prima a fare l'aspetto burocratico. Noi sapete benissimo che andiamo in moto, dobbiamo fare la nostra immigrazione ma anche il permesso per la moto. Quello che ci hanno detto in sintesi è questo: c'è un pezzo di terra di nessuno lungo la Panamericana, il classico tratto tra un confine e l'altro, e in questo tratto non è che non ci vive nessuno, ci sono diverse frontiere con addirittura dei paesini, non è questo il caso, ma qua ci vive qualcuno. Ci hanno detto voi partite sparati, non vi fermate assolutamente per quel tratto là, andate magari la mattina che sarebbe l'orario migliore, assolutamente sì, non la sera, 8 e le 9, no, ma anche un po' più tardi, non succede nulla, l'importante è che non è al calare del sole, andate sparati, non vi fermate mai, poi una volta che siete lontani in teoria è tutto tranquillo. Ragazzi, quindi poi una dose di fortuna ci deve essere sempre, quella ce la auguriamo sempre.
la auguriamo a chiunque viaggi come noi, perché non è sempre semplice. Quindi, detto questo, quindi ragionate la Sara insieme. cosa ha deciso? Perché alla fine faccio decidere lei, nel senso che se andassi solo non me ne fregava nulla di tutto quanto, però mi sento un po' responsabile di tutto ciò, quindi alla fine la decisione la lascio sempre a lei. Ci documentiamo, ci informiamo. E cosa ha deciso? Decidiamo insieme, però diciamo che poi lui ascolta un po' le mie paure, i miei timori. Siamo arrivati a questo punto, prenderemo tutte le precauzioni del caso. Io cercherò di essere molto più precisa negli orari, voi sapete che è un po' il mio punto debole, però il giro che ci eravamo prefissati lo faremo, quindi la nostra direzione punteremo verso nord. Anche perché è un discorso di meteo, nel senso, se andiamo a sud, la zona della cordigliera dove c'è Machu Picchu, dove ci sono le montagne colorate, posti turistici, in questo momento c'è tantissima pioggia e quindi ci perderemo la parte bella del Perù. La zona migliore è quella della costa attualmente a livello meteorologico. Se andiamo verso la Colombia, come stagione da dicembre a diciamo massimo aprile, la Colombia è il periodo migliore, quindi l'idea appunto è quella di andare verso nord. Come dicevamo l'altra volta, il Perù è talmente esteso e talmente differente fisicamente che ci sono dei microclima completamente diversi. Cioè lungo la costa ci sono 2 enormi deserti, poi c'è la cordigliera o la cordigliera e poi c'è la selva, e cioè c'è la foresta amazzonica, per cui ci sono tantissimi microclimi e varia tantissimo da stagione secca, stagione delle piogge. L'estate ormai è cambiata, non è più la stagione calda come da noi, ma diventa in alcune parti stagione secca, in alcune parti stagione delle piogge. Però abbiamo anche l'opzione B per la moto, perché qual è la nostra altra paura, tra virgolette, che se ora c'è una frontiera aperta, può capitare, come è capitato 2 anni fa, / 3 anni fa, che il paese, se riscontrano motivi loro, le chiudono totalmente le frontiere. Il Perù 3 anni fa è stato chiuso per un po' di mesi. Questo che significa? Significa che noi non possiamo tornare qua dove dovremmo lasciare la moto. Però abbiamo trovato una soluzione che ora non vi sto qua a raccontare, dove in teoria si potrebbe lasciare la moto tra Ecuador e Colombia. Alla fine la lasceremo là, prenderemo un volo, entreremo via aerea, perché anche le valigie le lasceremo qua in questo appartamento, per ritornare qua, anche perché il volo ce l'abbiamo qua, ma questo se ne parla a giugno in teoria. Ci auguriamo anche che succeda il contrario, invece di chiudere tutte le frontiere, magari che man mano le riaprano. Però non è una prospettiva molto che si verificherà molto facilmente. Quindi ragazzi, vi abbiamo aggiornato su tutto, la moto è... No, non l'abbiamo aggiornati su tutto. Il giro quindi sarà nord, Ecuador, poi la Colombia, e vedremo se sarà mai possibile entrare in Venezuela. A quello poi lo vedremo al momento in base alle questioni politiche e sociali insomma, man mano che andiamo avanti nel tempo. Poi tornare indietro, quindi fare una rotta all'andata e un'altra rotta al ritorno, perché le zone più belle del Perù ce l'abbiamo sulla cordigliera, quelle in teoria farle magari a maggio. Questa è l'idea. L'idea è quella di farla a fine viaggio, anche se non so se riusciremo, altrimenti scorrerà nella nuova stagione che abbiamo, che speriamo di poter fare nel 2027, però cercheremo di farla quest'anno e di portarvi. C'è un mare di roba da vedere, quindi vediamo. Siamo abbastanza... C'è veramente c'è un'Amazzonia da fare. Comunque, sono rimasti un po' di lavori da fare alla moto. Quelli mi chiedeva Fabio Inco quali lavori dovevi fare. Ma Fabio, sono cavolate, perché oltre a tagliando e cambiare le gomme... qualcun altro se li documenterai con dei video più puliti. Vabbè, faremo una cosa velocissima, perché devo cambiare un supporto del cupolino che mi ho portato da casa, originale ufficiale Yamaha, e anche il supporto del faro anteriore, ma è una cavolata, sono cose banalissime. Alle valigie voglio fare una piccola modifica semplicissima. Ci avrei bisogno del trapano, queste cose mi mancano, ragazzi, qua mi mancano, queste cose è complicatissimo. Infatti ieri ci trovavamo a cercare come si dice trapano, esatto, tra le altre cose. Tra le altre, anche la gomma, non ho capito perché in Sud America, sud, la gomma si dice la Gobier,
La cubierta. Cubierta. La cubierta, Qua però è gomeria fuori. Se devi cambiarla la trovi nella gomeria. Mentre qua in Perù se gli dici cubierta non ti capisce, No. perché la gomma della moto è la Chantas. Mettiamola, Gianteria, non lo so infatti, perché c'è questa differenza. Però magari. questa differenza c'è anche tra Marche e Molise, Sì, magari. mettiamola sì. Cioè, diciamo, anche in distanze meno grandi. Picileufu dice taladro sarebbe il trapano. Infatti, bravo Ale. avevamo memorizzato ladro, per noi abbastanza semplice. Ci aggiungi ta. Esatto, era proprio questa la parola trovata. Gojama dice, difficile pianificare con tutti quei dubbi. Vorrà dire che tutti i martedì una mezz'ora di diretta. Gianmaria, è vero, è molto difficile. Sono giorni difficili perché ogni volta cerchiamo di aggiustarci, cerchiamo di aggiornarvi. Potrebbe essere una possibilità, quella di aggiornarvi ogni volta. Franco dice c'è prosperità in vista, allora Franco andremo in zone dove il lato B è molto pronunciato, quindi assolutamente questa volta devo migliorare perché ho toppato in Brasile. Ma no, in Brasile sei stato bravissimo. Però dobbiamo migliorare perché giustamente voi dall'altra parte, cioè, poi... Allora, Pino, poi vi tocca vedere falsissimo Corona su YouTube. Adesso perché siamo in tema, perché ci capitano sempre questi reel. Ragazzi, stamattina mi sono svegliata con un pensiero. Il traffico di Lima va avanti nonostante... C'è un casino pazzesco. Nonostante gli scoop enormi che stanno avvenendo in Italia. Detto questo, Pino Campetella... Tutte cose che sappiamo, che lo sanno tutti. La buttiamo un po' a ridere, ragazzi. Pino però dice, perché Pino sta ponendo delle domande molto molto intelligenti che sono un po' la scaletta di questa diretta. Quando è che partite così più è come o meno? se gli altri non No. Allora Pino la prima, partenza è stata stabilita, dobbiamo finire queste cose. Una cosa importantissima, ne approfitto, voi vedrete giovedì prossimo e domenica prossima sono gli ultimi 2 video, questa cosa è importantissima, ce ne eravamo dimenticati, del Giro dei Balcani, perché ci siamo impegnati tantissimo tra riprendere la moto questi giorni e lavorare veramente tanto per completare, perché oggettivamente siamo fuori tempo massimo, e fatti questi 2 video il tour del Balcani sarà finito e noi ripartiremo lunedì prossimo. Sì, speriamo insomma che questo tour europeo, che è stato abbastanza lungo, diciamo, vi piaccia comunque, noi lo vogliamo finire comunque. Ci sono questi 2 video rimasti che ormai sono in uscita, perdonateci, però poi siamo in ritardatari cronici, sì, però è anche vero un'altra cosa che è importantissima. Per l'algoritmo di YouTube fare come facciamo noi, cioè fare delle sequenze, è la cosa peggiore. YouTube vorrebbe creare dei contenuti tipo, vi faccio un esempio, da Corridoni a Capo Nord per prendere la meta più ambita del classico motociclista italiano. Se fai un video unico, quel video YouTube lo spinge tanto. Se fai come noi, che ogni tappa, giustamente, noi vogliamo condividere tutto quello che facciamo, ma anche dare, tra virgolette, consigli, oppure mostrare i luoghi che incontri lungo la strada, fare come facciamo noi è la cosa più devastante per l'algoritmo. E nonostante questo, magari saremo bravini, le cose stanno andando abbastanza bene per quanto riguarda le iscrizioni, le visualizzazioni, eccetera. Diciamo eccetera. che nonostante la divisione in episodi, come piace fare a noi, perché ci piace scartabellare, ci piace parlare di quello che facciamo, perché vediamo che voi rispondete bene, nonostante questo... insomma, l'algoritmo non ci viene Franco proprio... dice, ma l'algoritmo ti penalizza anche se hai... Sì, Franco, tu devi creare dei contenuti su YouTube che praticamente il video ha un inizio e una fine. Esatto. Anche perché considera una cosa, che l'errore che facciamo in tanti, ma ormai ci sto dentro, sto imparando tante cose, pensi sempre che dici qualcosa nel video e quella cosa che dici, ti faccio un esempio Franco, non la dici più per non essere ripetitivo, ma io ti assicuro che quel video lo vedranno X persone, poi magari il video dopo, dove la stessa cosa sarebbe importante e tu non la dici per essere ripetitivo, sarà visto da altre X persone, perché ci sono delle persone che ti seguono assiduamente e guardano tutti i video, sanno tutto, ma ci sono anche delle persone che non hanno tutto questo tempo, che non hanno voglia, che per 1000 più motivi cercano un determinato posto, vedono un video e magari ne saltano altri. Quindi
Se fai un video unico come argomento è la cosa migliore per Infatti YouTube. c'è Sberla che dice: diciamo che l'algoritmo predilige i film alle serie TV. Esattamente. È un po' Quindi figlio non di... predilige quello che stiamo facendo Noi facciamo proprio l'esatto, cioè la cosa che non bisogna fare, però tutto sommato ci impegniamo tantissimo, siamo soddisfatti di quello che facciamo. Voi fateci sapere se dovremmo cambiare qualcosa. No, Però Claudio va tutto Mancioppi, bene. per esempio, dice: come sempre, siete sempre puntualmente in ritardo. Ecco, ma Claudia, la colpa è la sua e non è la mia, quindi questa cosa è da frustrare, anche se non si può dire qua. Però no, non usiamo questi termini, per carità. Vabbè, però detto questo, sto facendo la brava, sto andando a dormire molto presto e mi sto svegliando presto la mattina, ragazzi. Mi ci sono messo... Antonio dice: Francesco, il tuo algoritmo è la Sara, pensa come sto messo, pensa come sto messo. E andavo pure bene in matematica, è lei che non andava bene in matematica. Cioè, andavo bene, ma ragazzi, perché mi applicavo. Franco ci dà la mano, non cambiate niente, lo spingiamo noi questo algoritmo. Grazie Franco. Però Domenico Belluno, che scrive un'altra volta adesso, però dice: tornerete mai in Norvegia, Scandinavia? Allora Domenico, una cosa, questa non so se spoilerarla, però noi ci dobbiamo un po' organizzare. Sì. L'idea, il programma che abbiamo è quello di tornare verso giugno, poi, data la bella stagione come sempre, fare quella parte europea, perché a tanti appunto come te magari che ama vedere zone dove è più facile andare. La nostra idea è di andare verso nord questa volta e andare verso la Finlandia, facendo i Balcani, perché ci sono tante zone della Polonia che non abbiamo fatto, verso le capitali baltiche, scusate. Ci sono tante zone della Polonia che non abbiamo fatto, poi non sappiamo se arrivare fino a Capo Nord, perché qual è il problema? Il problema è che la Norvegia, la Scandinavia costa tantissimo, e l'opzione quale sarebbe? Sarebbe quella che, dato che in agosto non si guadagna una cippa su YouTube, dedicare magari meno tempo al lavoro on the road e cercare di registrare più roba possibile, immaginare più strada possibile, e poi fare video con, tra virgolette, il dovuto tempo, settembre, ottobre, novembre. Comunque l'idea è di andare verso nord, magari anche in Norvegia. Vedo anche un'espressione di Pablito che dice: Sara dovrebbe scrivere un Bignami dai Balcani. Pablito, io ho provato a parlare dei Balcani. È un tema ancora molto difficile per noi, diciamo la sincera verità, perché è una zona ancora sottoposta a dei continui cambiamenti, e stiamo vedendo questi giorni che molte delle persone a cui è arrivato il video di quella zona del mondo insomma hanno messo dei puntini sulle i, hai detto che è un paese di maggioranza musulmana, non è vero, insomma ci sono sempre quelle discordie di quella parte di mondo che non volevamo toccare. No, è complicato, quindi forse ne ho parlato anche troppo, ma ho cercato comunque di parlarne con la maggior delicatezza di cui ero capace. Comunque Roberto Vettraino dice: e per i video pipponi come funziona l'algoritmo? Roberto, qua un'altra cosa che ho capito benissimo: il video pippone per assurdo funziona meglio del video di viaggio, ma dipende molto dall'argomento, nel senso che tra un argomento e l'altro la differenza è enorme. Ma YouTube, ragazzi, se ora mi sta ascoltando con l'intelligenza artificiale, io onestamente ho notato questo, soprattutto negli ultimi tempi, da un paio d'anni a questa parte. Se sei un YouTuber, tra virgolette, che crei contenuti, che anche la parola YouTuber significa tutto, non significa nulla, se crei contenuti e magari sei una persona affermata da prima della pandemia, la pandemia ha aiutato tantissimo, è un po' come se YouTube ti vuol dare una mano. Se sei nuovo, infatti i nuovi che arrivano fanno tanta fatica a crescere, a meno che non tratti argomenti come Fabrizio Corona, che tratta il gossip in quella maniera, spopoli. L'hai dominato 2 volte. Io ho visto su di noi che noi facciamo dei video che all'inizio partono, poi con il tempo, qualche giorno ancora li lasci là e crescono piano piano, magari perché il contenuto è buono, ma lo stesso YouTube non ti vuole dare una mano, come per dire: tu devi crescere piano, cioè fra 2 anni ti darò un altro step, fra 2 anni...
Fabio dice: ragazzi, vero che voi guardate i numeri e gli algoritmi, ma se volete essere esclusivi dovete continuare così. Intanto grazie Fabio, significa che insomma dai un valore a quello che Altra facciamo. cosa, noi siamo un po' di nicchia per come impostiamo il viaggio, nel senso che chi ama la moto pura, nuda e cruda, magari noi non siamo le persone da guardare come riferimento. Ci mettiamo dentro la città, guardarci, però. ci mettiamo dentro la città, la storia, queste Sì, cose qua, perché sì. per noi è la parte importante del viaggio, nel senso, a me la moto piace tantissimo, è un mezzo che ti dà un'emozione enorme, ma questa vita la potremmo fare anche con altri mezzi, perché di fondo quello che c'è è quello di imparare la lingua, di vedere come vive la gente in altre parti. Abbiamo fatto nei Balcani, ci troviamo nella città di Lima, quello che vogliamo fare è anche passeggiare per la città di Lima, vedere delle cose che noi non abbiamo in Europa, cerchiamo di portarle comunque. È chiaro che per come si dice, per l'ortodosso motociclista queste sono digressioni inutili, cioè, però noi le portiamo lo stesso perché a noi piacciono. Per qualcuno potrebbe essere anche un po' una rottura di balle, mettiamola in questa maniera, però per dirvi l'algoritmo, Daniele Seta, che ci segue tantissimo, mi ha detto: se posso, per le gomme Monterelli di KC, cioè Daniele non ha visto il video shorts che ho fatto, eppure è un video che l'ho fatto l'altro giorno, ieri, e ha avuto tantissime visualizzazioni per quello che è, anche negli altri canali. Ma ragazzi, il discorso è questo: ma tanto lo vedrai presto. Se YouTube, tu puoi fare il video più bello del mondo, ma se YouTube non ti spinge, non ti dà una mano, quel video rimane nel dimenticatoio. Cioè, oggi, ragazzi, è molto più complicato rispetto a 6-7 anni fa. Io vedo tante volte un po', mi arrabbio perché penso che portiamo dei contenuti ottimi. Ovviamente dai, per il nostro punto di vista, cioè, te la canti e te la suoni, ovviamente. Dai, allora... Però era solo per dire che magari guardo altre persone che hanno uno storico maggiore e dico: ma porca puttana, ma questo contenuto perché deve fare queste visualizzazioni quando non c'è nulla di particolare? Ma perché tante persone non ti conoscono, non sanno nulla. Continueremo sperando di venire, tra virgolette, premiati, però c'era una cosa comunque sono 26 minuti, dobbiamo che chiudere. Parli sempre, sono 26 minuti che parli, però era importante perché Domenico dice luglio in Scandinavia, perché lui è vive in Norvegia, sarà il mese più costoso. Sarà il mese più costoso, anche se costa molto, avete il cambio monetario a favore. Se mai sarete in zona verrò a trovarvi. Grazie Domenico per Grazie dell'indicazione che serve a noi, ma serve a chiunque è collegato. Gio ci prende per il culo perché io ho l'avversario con la Sabri, se volete aggregarvi non faccio cestacci, Gio, perché lo sai. Comunque Dani, ho montato le DKC 70 al posteriore e le DKC 80 all'anteriore. Però Alessio diceva, col fatto che siete... Cicchitino in moto, ciao bella coppia, come stai? Ciao, grazie, ragazzi, ciao dalla Cicchitino. Spagna. Alessio dice, col fatto che fate avanti e indietro 6 mesi da una parte, 6 mesi dall'altra, vi prendete sempre la primavera e l'estate. In questo caso, dato che veniamo nell'emisfero australe, sì, però presto cambierà anche questo. Cioè, è una cosa che la nostra idea, se questa stagione andrà bene, il prossimo anno di fare l'ultima stagione qua e riportare la Tenerona a casa, e la prossima stagione dobbiamo ancora posticipare di più, nel senso che per visitare le zone dell'Amazzonia, le zone del sud del Perù e la Cordigliera sarebbe da farle da aprile in poi, l'Amazzonia da giugno in poi. Quindi l'anno prossimo significa iniziare a spingerci un po' più avanti, e questo equilibrio che abbiamo avuto fino adesso purtroppo bisogna in qualche maniera cambiarlo. Sì, romperlo, purtroppo, perché siamo amanti della bella stagione per quanto ci riguarda. Però... Gli argomenti dei pipponi piacciono tutti, grande Rosso numero 1. E poi allora andate tranquilli in Polonia, i prezzi sono molto abbordabili. Grazie Franco. Franco dice: voi siete l'emblema del godersi il viaggio tranquilli. Franco, ma porca puttana, ma la vita è tanto corta, no? Ma che dobbiamo, cioè, ho fatto talmente tanti chilometri in passato quando avevo le ferie, proprio come tutti. Però è anche vero che noi marchigiani, rispetto magari, che ne so, a altri hanno la possibilità di ammucchiare più le ferie, per noi già prendere 3 settimane era veramente un sogno. Milena dice, e si viaggiava sempre a 6, 7, 800 km al giorno. Sì, a noi sembra un sogno poter aver rallentato, anche se poi quando ti abitui alla vita che stai facendo non rallenti comunque. Detto questo, non è un affronto alla routine di vita che facevamo prima, però ti rendi conto che quando hai anche tanto tempo da organizzare,
tra l'altro per 2 ritardatari, diventa difficile per anche in uno quello caso. ritardatario, perché? In quel Perché? caso. Milena dice: voi fate la differenza, infatti vi seguono anche tante donne. Milena, questa per me è la soddisfazione più grande, l'orgoglio più grande da quando abbiamo Quello, iniziato. Milena, perché io sono un bell'uomo, allora è normale che ci seguono le donne. Vabbè, Che cazzate, no? sì, perché hai nominato quel personaggio di prima e allora dice Marco, siete i migliori, oltre a riprendere luoghi bellissimi, li raccontate in modo fantastico, per non parlare dei video pipponi. Marco, tu sei di parte, grazie mille, perché ce lo dici spesso, a noi fa enorme piacere. Manaus è la città dove ho vissuto transamazzonica troppo. Grande Marco. Penso che non è facile vivere a Manaus per tanto tempo. Potresti raccontarci, perché è una zona che ci incuriosisce da tanto tempo, ma è così difficile da raggiungere, insomma, però ci stiamo ragionando. Domenico Pelù, magari potremmo organizzare un giro in Scandinavia nel periodo invernale nel frattempo. Lì è complicato, lì è complicato, però sarebbe interessante. Ciao ragazzi, siete fantastici così, fate quello che vi piace, vi fa star bene, senza pensare a troppe cose, anche se capisco per voi diventa un lavoro, godete la fine. Allora, Vittorio, è verissimo quello che dici, però qui è un discorso che non bisogna fare i classici figli di fiori che tutto si fa senza soldi. Non è vero nulla di nulla, perché bisogna pensare anche a quell'aspetto, perché per noi è importante, e per andare avanti devi trovare dei compromessi. Sì, ovviamente devi seguire il tuo istinto, però come facevamo prima e come fate anche voi, bisogna fare i conti. No, da qui non si esce. Come fanno tutti nella vita. Però senza seguire quello come stella cometa, nel senso che quello è giustamente un modo per andare avanti, ma la propria etica, il proprio modo di fare vince sempre. Daniele dice: peccato che non avete mai filmato in Scozia, mi sono dovuto arrangiare con la concorrenza. Mannaggia, Daniele, poi l'avevamo fatto. Daniele, abbiamo fatto li ho cancellati quei video là perché erano i primi video che pubblicavo. Erano estremamente amatoriali. C'era la musica che poi c'era il copyright, tra virgolette inquinava il canale, li ho cancellati. Ci dispiace che era un inquinamento che a Daniele avrebbe fatto comodo. Sì, sai, ma non c'erano informazioni. Tante volte gli inquinamenti. Il classico video, Daniele, che metti la musica e lasci le immagini, per carità, era anche piacevole da guardare, ma non c'era nulla da. Roberto dice: cosa pensi di Honda Adventure o ADV? Dove sta? Io sono Honda DV è il 750, penso che sia una sorta di via di mezzo tra moto e scooter, dipende dall'utilizzo che ne devi fare, con Honda non sbagli mai, è un po' più moto che scooter, quindi sicuramente viaggi comodo da provare, non l'ho mai provata. Franco fa un'osservazione molto importante. Ma fare la sezione abbonati come fanno tanti forse aiuterebbe voi e noi potremmo darvi una mano. C'hai ragione. Ci stiamo riflettendo da tanto tempo. No, ma ti dico anche un'altra cosa. Il discorso qual è? Che secondo me l'algoritmo YouTube, se tu attivi gli abbonati, magari ti dà anche una mano, ma vi spiego il perché. Questa cosa l'ho detta altre volte, però entro più nei dettagli. Qualsiasi soldo arriva a noi tramite voi, una parte cospicua se la prende YouTube. Cospicua significa circa il 40%. Detto questo, quindi se tu fai l'abbonamento su YouTube, che succede? Succede che se ci ascolta l'intelligenza artificiale ci toglie le visualizzazioni. Che succede? Succede che praticamente se tu ti abboni, YouTube è tutto contento perché i tuoi soldi un po' arrivano a me e un po' arrivano però detto questo, a YouTube. La nostra quindi YouTube magari ti dà una mano. Sarebbe da fare anche per quello, però la nostra considerazione è anche fare, se dobbiamo fare una sezione per gli abbonati, anche la sezione degli abbonati deve mantenere lo stile che abbiamo, quindi interessante per chi ci segue da vicino, per chi vuole contenuti in più, e noi stiamo cercando anche di fare dei contenuti in più che però siano ugualmente interessanti agli altri. Cioè non ci piace fare, siccome dobbiamo comunque dar qualcosa, non si ragiona così. Cioè è difficile Franco, spiegare. No, è difficile perché non sappiamo neanche noi come fare, sia per il motivo che ti ho detto prima, ma anche per il fatto che qualcuno ci potrebbe dare una mano vera e propria. Però tanti cosa fanno? Tanti fanno Patreon perché c'è una tassazione differente, più conveniente per il creator, però devi uscire da YouTube.
Ragazzi, è complicata perché, ripeto, noi possiamo essere i più bravi del mondo, però tanto siamo comunque circoscritti da qualcuno che se ti spinge, o meglio, se ti promuove, magari qualcuno vede che lavori bene. Ultimamente sto vedendo tantissimi commenti anche dai nuovi iscritti. Vi ho scoperto ieri, vi ho scoperto l'altro giorno e ho visto la metà dei vostri video. Questa è la soddisfazione più grande. Però dipende da quanto appunto qualcuno ti spinge. Esatto, però Claudio dice Mancioppi si iscrive subito, grazie Claudio, troppo buono. grazie. Gabriele Barbera dice: siete anche su Patreon? Gabriele, per il momento no, ma è una considerazione che stiamo facendo e stiamo prendendo abbastanza Pablito, sul serio. accendi te, il 40% YouTube si ispira al fisco. Il fisco italiano ha fatto da maestro a tanti. Ragazzi, ma qui chi fa i soldi veramente è la piattaforma. Ma insomma, sono i vertici come però sempre. È anche giusto una cosa che ti dà la possibilità di fare delle cose che 20 anni fa erano impossibili. Quindi guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Sempre. Massimiliano dice: buonasera ragazzi, ma se tutti noi condividiamo i vostri video, ne avrete un vantaggio? Sicuramente sì, Massimiliano, perché vanno maggiormente in circolo e più persone possano arrivare a vedere il video, ad essere incuriositi e magari ad entrare nel canale. Sì, sarebbe comunque un grande aiuto, sì. Grazie per quello che ci permettete di vedere, il mondo in cui ci fate vedere le vostre esperienze. Ma a proposito di algoritmi, non potreste fare anche un video lungo? Sì, lo puoi fare, ma noi facciamo già video lunghi, sono video da 20-30 minuti. Video lungo per te che significa fare un video da 2 ore? Però al tempo stesso penso che avrebbe poco senso, ma poi mettici anche che per creare un video lungo di 2 ore con una determinata qualità, cioè ragazzi, dietro c'è un lavoro pazzesco, e se quel video là non viene spinto a dovere, la cosa migliore, quello che fanno in tanti, è magari fare dei video sui 15, 12, 13 minuti, perché alla fine le pubblicità inserite sono comunque tante e invece di fare un contenuto ne fai 2, è più facile che va in circolo. E questa cosa, considerate che più contenuti fate e meglio è. Ci sono persone che fanno il nostro, tra virgolette, stesso lavoro, non in moto ma soprattutto in camper, che fanno più video di noi, ma la verità qual è? È che noi ci stiamo provando, adesso siamo fermi e stiamo pubblicando, creando tanto materiale. Ragazzi, in moto è tanto, ma tanto più complicato rispetto a un camper, anche perché abbiamo 3 camere, dobbiamo sincronizzarle, la moto ti stanca, è tutto più complicato per fare questo lavoro qua. Anche in questo frangente ci sono tantissimi viaggiatori in questa zona del mondo, anche che non conosciamo, anche stranieri. C'è chi viaggia in camper, c'è chi viaggia insomma spostandosi con i mezzi pubblici. È chiaro che i nostri timori sono perché noi abbiamo un mezzo proprio, abbiamo un mezzo su 2 ruote, siamo esposti anche ad altre cose e quindi quando qualche volta ci si paragona ad altre, ma non solo noi, ma tutti quelli che vanno in moto, quando ci si paragona ad altri mezzi o ad altri modi di viaggiare, chi va in moto sa che non è proprio la stessa cosa. Ale dice: si può pensare al docufilm da mettere su Amazon Prime. Vero Ale, anche questo si può fare. Io onestamente non so come farlo su Amazon Prime, se c'è bisogno di conoscenze, non mi sono mai documentato, non so neanche la percentuale che rimane a me, non so nulla, magari sei più informato di me, ma anche su Netflix magari si potrà fare qualcosa. Io non lo so. Staremo qui per aggiornarci. Massimo dice: non avete mai pensato di tradurre i vostri video in altre lingue per allargare il vostro bacino di utenti? Massimo, noi traduciamo per il momento in 22 lingue diverse, chiaramente non audio, ma solo con sottotitoli. Questo ci ha dato una mano enorme. Se avete visto tanti iscritti, sono arrivati tanti iscritti di stranieri anche per questo motivo qua. Da un anno a questa parte, anche un po' meno, mettiamo 22 lingue, quindi anche l'arabo può vedere, anche il cinese, che in Cina non c'è YouTube. Ecco perché qualche volta vi compaiono i sottotitoli magari in lingue strane, perché noi li produciamo. Ecco. Questa è una cosa che già facciamo. La cosa migliore quale sarebbe? Tramite l'intelligenza artificiale che ti cambia anche il labiale, introdurre l'audio, la possibilità che di guardare un video senza sottotitoli nell'altra lingua. Simone però ci dà un'ottima soddisfazione. Però aspetta, però costa tantissimo fare questa cosa, lo fanno solo i canali enormi, perché è un lavoro che devi dare a una figura, a un'azienda esterna, perché adesso per gli italiani, solo a livello beta, la traduzione del labiale solo
da italiano a inglese, che già non è male, però io l'ho testata e hai quella traduzione che sembra robotica, ragazzi, non si può sentire. Non è un granché, perlomeno noi non l'apprezziamo. Simone dice: per colpa vostra ho ricomprato la moto. Beh, Grazie. questa allora non è colpa, questa ci devi ringraziare. Alessio dice: Francesco, oddio, quanta roba c'è? Scusami. Claudio Mancioppi dice: ma esiste solo YouTube oppure si può bypassare e creare qualcosa in proprio? Claudio, esiste Patreon oppure magari una sorta di raccolta fondi, ci sono altre opzioni e le altre hanno una tassazione più bassa, quindi conviene fare l'altra. Però torno a dirti, se io vi dico cose, ripeto, speriamo che non mi ascolti, a me continuamente arriva la mail dove perché non attivi gli abbonati? Perché, ripeto, sono soldi per tutti. Non abbassare la voce, tanto l'algoritmo se ti deve sentire vi sto dicendo sente. cose che non so se faccio bene a dirle, però vaffanculo. Con quale moto cambieresti la Tenerona? Così. È difficile, è complicata, però devo riconoscere, ci farò un video perché me l'avete chiesto in tantissimi, lo devo fare perché anche adesso, risalendo sulla Tenerona, come risali dopo tanto tempo da un'altra moto, siamo tornati dopo 3 mesi di viaggio con la GS, e ragazzi, la BMW non è peggio del GS, comunque della Tenerona. Io devo riconoscere, il 90% delle cose è superiore. E magari per questa vita qua, se noi siamo preoccupati perché la Tenerona è un lingotto che cammina su 2 ruote, pensate al GS. Cioè la Tenerona attualmente non vale nulla, però torno a dirvi che dovunque ci fermiamo c'è una sorta di api attorno al miele, perché comunque sia una moto grande, una moto che fa la sua scena ancora. Comunque però ci farò un video. Se tu farai un video così, io farò il video. Se non fosse Lima, quale posto potresti visitare? Sì. Ecco, magari. Anche un'altra cosa che non ho capito, ho fatto il reel su Facebook, su Instagram del ritiro della moto, poi sotto c'è tantissimi commenti positivi, poi c'è anche il commento che ti dice ma no, sul reel della moto, sul reel dove Sara mostra una sorta di, c'è un centro commerciale qua sulla scogliera che è unico al mondo per la location. Non sapete più quali ci hanno commentato in maniera negativa dicendo che non avevamo fatto vedere la moto. Stufi, evidentemente non avete più argomenti. Non avete più idee, no. Noi cerchiamo di allargarle le idee, però, magari che... Non diamo spazio. Però Gabriele dice, volevo rispondere intanto a Grazia che dice prima, beati voi che potete viaggiare. Sì, Grazia, Dove sta? Vero, era sopra, l'abbiamo superata, purtroppo non abbiamo risposto in tempo. Sì, è vero che possiamo viaggiare, Grazia, però questo è diventato un lavoro, quindi non siamo sempre in giro, non è proprio come sembra. No, ecco. Altra cosa che anche perché qualche volta deve essere un po' più circoscritto questo discorso, è sempre bello viaggiare, sì, però dovreste provarla questa vita, perché non sempre ci sono degli up, ci sono anche molti down. Cioè, ieri abbiamo parlato anche con ma non solo per abbiamo dei contatti, ovviamente questa rete si allarga sempre di più, e un brasiliano mi ha scritto: guarda, ho vissuto a Quito in Ecuador, puoi fare questo, adesso vivo in Brasile, magari se passi di qua passaci a trovare, ci siamo scambiati i numeri di telefono, ok? E io ho detto: guarda, adesso sono al lavoro. Lui mi ha risposto: scusami, io vi guardo e penso che siate sempre in moto, in giro, e non rifletto sul fatto che per creare quei contenuti c'è bisogno di un sacco di tempo, come quando sei in giro stare sempre con la camera in mano. E ci ha chiesto anche scusa, ma per dire, no? È bello il fatto che traspaia questo, cioè significa che chi guarda ha quei 20 minuti di evasione, quindi è bellissimo che passi questo, però è importante che questo non si scambi con l'altro, cioè col fatto che bello essere sempre in giro. Cioè, noi non ci dobbiamo lamentare perché l'abbiamo scelto e ci piace e lo rifaremmo 10.000 volte, però io vi racconto la solita barzelletta velocissima perché la racconto sempre quando parliamo di queste cose. Secondo me bisogna guardare i fatti, nel senso che chi è che conoscete, marito e moglie, che fa la nostra vita? E uno potrebbe dire: vabbè, ma voi siete ricchi. Io rispondo a tutti: noi siamo di Corridonia, vieni a chiedere se facciamo parte della famiglia ricca. Detto questo, passato l'alibi della ricchezza,
e anche perché le persone ricche non farebbero mai questa vita qua. Comunque, superato l'alibi della ricchezza, io gli dico, ma quante persone tu conosci alla fine potrebbero vivere anche senza lavorare? Eppure chi è che fa questa vita? Cioè, numeri alla mano, che noi per alcuni non facciamo un cazzo, che stiamo sempre in giro a divertirci. Numeri alla mano, ma chi è che fa questa vita? Ma chi è che la farebbe veramente? E vi racconto una barzelletta velocissima, c'è il tipo con la Panda che... perché l'ho raccontata tante volte, però mi fa sorridere. Comunque... Dai, che dopo rispondiamo e che abbiamo anche poco tempo. C'è il tipo con la Panda che arriva al semaforo rosso, si affianca al tipo con la Ferrari e quel tipo con la Panda abbassa il finestrino e chiede al tipo con la Ferrari: ma scusa, questa macchina va bene? Il tipo con la Ferrari, risentito, un po' altezzoso: ma questa è una Ferrari? Il tipo con la Panda gli risponde: che ne so, se ne vedono pochi in giro qualche problema ce l'avrà. Per dirvi, ragazzi, che quando ce ne sono poche, nel nostro caso, di persone che fanno questo, io in moto, una coppia, marito e moglie, che sta tutto il giorno insieme, io non conosco nessuno in Italia che è 4 anni quasi che porta avanti questa vita. Un motivo ci sarà, cioè nel senso che, l'ho detto anche nel reel, devi avere una passione, una voglia di farla pazzesca. Se ce l'hai, io sono il primo a dire provateci. Gabriele faceva una domanda in cui dobbiamo essere abbastanza stringati. Quanto avete speso per il giro che abbiamo fatto, che concluderemo domenica in Europa? Allora, io di solito mi segno sempre tutto. Lì, Gabriele, c'è stato... allora, tante cose non le vedi nel video. Siamo stati anche ospitati diverse volte, quindi è complicato. Se uno facesse quella nostra vita... Siamo stati fuori 3 mesi, siamo dovuti tornare, abbiamo preso 2 volte il traghetto, abbiamo fatto il primo mese in Italia ed era anche agosto. In un paio di strutture c'è stata la possibilità di non pagare, quindi... è difficile. Però te la faccio semplice. In Italia, dal mio punto di vista, nel periodo di agosto, stando attenti, prendendo magari non strutture, ma come qua, noi ragazzi siamo qua da 14 giorni, no, un po' meno, giovedì era, da 12 giorni, noi non siamo andati mai a mangiare fuori. E la stessa cosa che cerchiamo di fare anche quando siamo in giro. Questa volta in Italia avevamo poco tempo, ci è capitato di andare a mangiare fuori, ci è capitato di prendere degli alberghi, perché volevamo pure creare qualcosa. Comunque in Italia... anche qualcuno come Russell che poi ci ha offerto una cena. Esatto, insomma, cioè, anche tra di voi. Comunque, di voi. Qua in Italia, secondo me, se fai una vita media, ovviamente non devi avere problematiche di tempo, ma se fai la classica vacanza, 15 giorni, io penso che in Italia, stando attenti, non scendi sotto le 150 euro al giorno, secondo me, una coppia, ma stando molto attenti. Arrivare a 200-250 è un attimo. Nel caso dei Balcani, lì potresti scendere tranquillamente sotto alle 100 euro, tranquillamente. Nel caso della Croazia, assolutamente no, come la Slovenia. E quindi io ti posso dire la mia cifra, che però, ripeto, non sarebbe quella giusta perché qualcuno ci ha dato una mano. Considera che noi quando siamo stati in Calabria, siamo stati 10 giorni a casa di un amico che non abbiamo pagato nulla. Cioè, è importante, questi aiuti fanno tanto. Ciao ragazzi, il vostro metodo... Però la cifra grande lì è quella che ti ho detto, che secondo me in Italia non scendi sotto a questa cifra qua. Il vostro metodo a puntate è saltando anche il pranzo, Poi il pranzo tante volte non lo facciamo anche perché ci fa bene, ma soprattutto, non è che lo salti per risparmiare, però... No, ma anche perché testate meno bisogno esatto. di mangiare. Il vostro metodo a puntate è più accattivante e dettagliato. Siete di grande aiuto per chi come noi vuole affrontare un viaggio. Infatti a giugno si va in Albania. Grande soddisfazione, Lucia. Questo per noi è il massimo, ma se hai visto all'inizio della live, per l'algoritmo YouTube è la cosa peggiore. Però noi non possiamo fare altrimenti, perché la nostra idea è quella di condividere più possibile. Edoardo dal Brasile dice: per favore abilita la funzione sottotitoli. Li metteremo, Edoardo, appena terminata. Non possiamo farlo prima sulla live, dice Edoardo, sì, perché li attiveremo appena perché gli altri video la dappertutto c'è, esatto. Anche il portoghese c'è. Gojama dice: viaggiare per lavoro, quanto riduce il godere del viaggio? Bella domanda, Go. Allora, è tutt'altra roba. È tutt'altra roba, Go. Cioè, se tu pensi a 2 settimane, 3 che facevamo prima di fare i video, perché altra cosa importante, ci sono due aspetti, nel senso che se tu fai il viaggio anche durante le ferie dal tuo lavoro, ma registri durante il viaggio,
dipende anche là da quanto registri. Noi, se guardate gli ultimi video, ci fermiamo, scendiamo, Sara studia tantissimo, io la riprendo da lontano con il microfono, quella cosa là ti porta via tantissimo tempo e ovviamente tu vedi il posto, ma spesso e volentieri pensi a quello che devi fare per creare il contenuto. Cioè, questo è un altro aspetto che è importantissimo, non c'entra più nulla il viaggio di prima. Quello che facciamo noi qual è? È quello di fermarci di più per ritagliarci uno spazio per noi in maniera tale da poter godere anche del posto, ma al tempo stesso lo spazio maggiore è dedicato al lavoro. Infatti le critiche che ci vengono spesso mosse sono beati voi che siete sempre bella, la vita sempre in giro, prima, e l'ho detto prima, no, qualcuno è arrivato adesso, c'è magari ragione. come dici tu. La seconda è però, dato che siete in viaggio e adesso è diventato un lavoro, non vi godete più il viaggio. Ragazzi, il lavoro è lavoro, se non hai la possibilità, come noi, di poterlo fare liberamente, questo è l'unico compromesso a cui puoi scendere. Se ma no poi non ho capito una cosa, non ho capito perché uno deve sempre trovare l'aspetto negativo, cioè se noi facciamo questa cosa qua, sembra come se fosse la vita più bella del mondo. Se tu persona non l'hai voluta fare per 1000 più motivi, non è che devi trovarci per forza la cosa negativa. Questo non mi sto riferendo a te, Go, assolutamente. No, che c'entra. La domanda che hai fatto è legittimissima e ci sta. Però quando mi sento dire quello che fai ti fa perdere il viaggio, è vero. Cioè, però è anche vero che io prima dal lunedì al venerdì andavo in ufficio, adesso non ci vado più. No, ragazzi, cioè nel senso... a qualche compromesso bisogna scendere nella vita in generale. Però tornando a te, Go, lascio perdere l'altra parentesi, no, la domanda è bellissima, legittimissima e incide tantissimo. Voglio leggere anche Alessia perché le donne vanno lette. Io penso che voi siete tra i più bravi motoblogger in circolazione. Perché hai detto tra i più bravi? Tra i più bravi. No, tra non va bene. Alessia, non ascoltarlo. I vostri contenuti sono di alta qualità, ci mettete passione e si vede. Grazie infinite, è una grande soddisfazione. Ci impegniamo tantissimo, ragazzi. Panzerai dice: finalmente vi vedo dal vivo, siete la mia pausa pranzo, vi invidio, è molto complicato fare la vostra vita. Tante volte pensiamo che basterebbe provare per vedere. Quello che la domanda che ha fatto prima Gianmaria Gojama, cioè quanto toglie il fatto che ora è un lavoro e non è più una vacanza. Diciamo che tante volte cambia la prospettiva sin dalla partenza del viaggio. Tu sai che non andrai a insomma, cioè non vai in vacanza, no, non sei, noi dobbiamo farla ancora una vacanza da 4 anni a questa parte, però Go è un'altra cosa importante che cioè il discorso qual è? Il discorso è che ha detto però Corona vi ha adocchiato, a breve sarete nel suo obiettivo. Ragazzi, guarda, perdonateci, però siamo lontani dall'Italia, ogni tanto ci capitano dei video così e ce la ridiamo, perché altrimenti qualche volta fuori da qua è un po' complicata. Però voglio finire il discorso, scusa Go. Noi come media. Sì, il discorso qual è? Il discorso è che anche se avessi talmente tanti soldi, e ce l'abbiamo detto tante volte questa cosa tra di noi, ce la siamo detta, e praticamente fare questa vita qua senza far nulla, io non la farei. Cioè nel senso, a volte ci dà anche una ragione per andare avanti. La condivisione, poi mettetevi, cioè calatevi nei nostri panni. Noi siamo sempre insieme, da soli. E siamo soli. Siamo a casa qua a volte, cioè, capite benissimo, non è semplice perché la stanchezza, tutto quello che volete, le problematiche, anche la settimana scorsa, magari oggi ci vedete diversi dalla settimana scorsa anche tra di noi. E là il discorso di studiare, di prendere la camera, imparare cose nuove. Io ho delle mail dove rispondo alle aziende che mi chiedono delle collaborazioni. Sì, di solito le sue risposte vanno dalle 5:30 del mattino alle 6:30 del mattino, e questo è dedicato alla risposta delle infinite mail che ci arrivano. Io senza far nulla non ce la farei proprio, devo fare qualcosa. E la stessa cosa penso che sia per Federico, forza Marchigiani, grazie infinite, e anche Franco Di Vito, grazie infinite. Grazie infinite. L'erba del vicino è sempre più verde, non capisco chi invidia e basta. Alessio, è la natura umana, dobbiamo accettarla, però ogni tanto dobbiamo parlarne, anche perché è forza per noi ed è forza per chi magari ci ascolta, no? Ecco. Dobbiamo chiudere, perché dovevamo essere più brevi. Comunque, Daniele dice: sì, infatti la questione del pensare a cosa dire nel video la notiamo sempre, un vero e proprio lavoro. Daniele, tante volte noi non sappiamo, adesso iniziamo così, poi magari dici
perché poi c'è un'altra cosa, che il nostro, tra virgolette, pubblico è un pubblico esigente. È giusto, Io l'abbiamo voluto, cercato. Una volta nei video Adesso ce lo pipponi teniamo. che magari appaio come la persona, come il furio della situazione, il precisino di turno, la rottura di balle di turno, magari una volta mi è capitato, per mio errore, di dire una cosa che ero sicuro a metà, non l'avevo valutata, ma era una cavolata, e sotto ho visto che in 30 minuti di video, dove il video dal mio punto di vista avevo fatto vedere delle cose pazzesche, la gente si era soffermata solo su quel dettaglio là. Perché però tu sei un precisino. Porca di quella puttana, io vedo video di altre persone, questa cosa la devo dire, ma loro viene dove perché... ci sono delle cazzate enormi, non verità, no, assolutamente cazzate, e nessuno dice nulla. Complimenti per la recensione. Io mi faccio i cazzi miei perché va bene, non me ne frega nulla, però ragazzi, cioè nel senso, noi siamo tanto attaccati, io vedo che tante volte quando cerchi di fare le cose fatte bene è un po' come se qualcuno non vede l'ora che fai la cazzata e si focalizza solo sulla cazzata, cioè il 99% scompare. Perché sei un precisetti. Allora, però... grazie Go, che ci siamo noi, siate vicini. Enzo grazie. Ferrari diceva: gli italiani perdonano criminali, assassini di ogni genere, ma non perdonano il successo e chi l'ha fatto. Guarda, Alessandro, adesso non parliamo di successo per quanto ci riguarda. Però guarda, nel nostro piccolo un po' lo penso veramente. Dalle righe. Cioè tu guardate adesso Corona, no? Porca miseria. No, è stato un delinquente fino all'altro giorno. Basta. Adesso come ha impostato la situazione, per carità, complimenti a lui per l'esposizione, il fatto che si espone, cioè tutto quello che volete. Enrica, diglielo tu. Ecco, è come quando tu sei sempre fedele con tua moglie, quella volta che magari fai la cazzata ti crocifigge. E non la devi fare la cazzata. Trovi la persona che ne ha fatte 1000 di cose, una volta si è comportato bene, però tutto sommato non è male quel ragazzo. Ma porca puttana, io tutta la vita lo fa. Vabbè, no, però c'era Franco dice: Fra, rilassati. Però c'era una domanda molto giusta. Corona non perdona. Se qualcuno ti fa innervosire ci penso io, ho scritto Franco. Grazie Franco. Antonio, smettiamola con questo nome perché l'abbiamo nominato già troppe volte, lui soprattutto. Però c'era una domanda giusta sopra, siamo a 55 minuti, adesso chiudiamo. Dobbiamo fare mezz'ora massimo, vabbè. Guarda che Corona non lo freghi. No, però ci sono ancora sempre 325 persone. Comunque diceva: qual è la differenza tra affrontare un viaggio adesso, e scusaci il ritardo nella risposta, e l'affronto del viaggio iniziale, cioè il primo viaggio che avete fatto? Bellissima domanda, questa è bellissima. È completamente diverso. Perché come in tutte le cose, un po' perdi quella che è l'effetto iniziale, perché diventa la tua routine e c'è di mezzo il lavoro, c'è di mezzo che tante volte noi pensiamo già quello che fare settembre, ottobre, novembre, perché dobbiamo portare dei contenuti, diventi, e non c'è nulla di male nel dirlo, in pratica diventi un po' schiavo del tuo lavoro anche in questo caso, cioè tra virgolette sei libero, dici io adesso parto, vado alle Galapagos e hai questa libertà. Quando hai un lavoro classico non lo puoi fare perché devi aspettare le ferie. Qua ce l'hai questa libertà, ma al tempo stesso devi fare attenzione perché devi sempre ragionare con il lavoro per l'aspetto economico dietro. Adesso sono arrivate anche delle aziende che ci danno una mano e anche l'azienda, se non fai una selezione, magari ti richiede qualcosa. C'è la fiera, devi venire in fiera, quindi sai che devi tornare per la fiera. Dei paletti, tanto ce l'avrai sempre. L'unica libertà vera e propria, io dico sempre che i soldi non fanno la felicità, ma la vera libertà la si conquista con i soldi, nel senso che se tu non devi rendere conto a nessuno perché puoi vivere di rendita, allora sei abbastanza libero. Da lì ci rimane solo la salute. Però questi sono i discorsi a cui siamo arrivati anche perché siamo quarantenni abbondanti. Quarantenni in cazzo, io tra 2 anni 48 ce l'ho 50, e 45. Ragazzi, cioè, nel tempo è anche questo importante. Ogni viaggio, tra l'altro per ogni viaggio parti sempre con un'idea diversa, perché l'impressione che avrai del viaggio è anche in base a come parti, no? Magari porti delle paure in quel periodo dentro di te, quindi dipende sia da questo, dipende dall'età che hai, quindi dalla spensieratezza che avevi prima e adesso non hai più. Ti dico questa cosa, ogni volta ormai la conosco benissimo, io mi adeguo anche ovviamente mi sta dicendo che sto invecchiando. Alla consorte. Noi quando arriviamo qua, tra 1000 cose da fare, perché sembra una cavolata, dobbiamo fare 1000, cioè vai a riprendere la moto, fai il tagliando, non conosci il luogo, allora dico,
fermiamoci un po' di più, perché lei ogni volta che ripartiamo è un po' come se ha un'ansia e Beh, cioè io questa sono una cosa persona non ansiosa e cambia, ma apprensiva. non cambia con l'esperienza, nel Non sono senso, una grande nel avventuriera, senso, ragazzi, quindi ragazzi, è per quello che quando una donna mi dice vi seguo perché mi piacete, a me dà tanta soddisfazione perché io non sono una super donna, in niente, ragazzi, sono una fifona, sono una persona sempre preoccupata, mi fanno paura tantissime vede cose. negativo. Sono anche una che ama la routine, perché staccarmi dalla routine di prima è stata una gran fatica. Quindi quando Ma sapete, sento le persone normali che mi dicono ti vediamo come una persona normale, per me è una grandissima soddisfazione perché significa che sono passata per quella che sono. perché considerate che quando arriviamo qua devi un po' calarti nell'ambientazione. Sara l'avete vista, tra virgolette, un po' più paurosa la settimana scorsa, adesso abbiamo ripreso la moto, abbiamo fatto 50 minuti all'interno della città. Io dico sempre, noi viaggiamo nell'orario consentito, tutto può succedere, ragazzi, assolutamente, metto le mani avanti e speriamo che non succeda mai nulla. Però è anche vero che se tu rispetti determinate regole e alla fine loro si fanno i cavoli loro e tu ti fai... Speriamo. Però nel senso, quello che voglio dirvi è tutto questo. il mondo è paese alla fine. Qua dimenticatevi l'Europa o l'Italia. Qua è nettamente diciamo che, è più problematico. Diciamo che però dopo, se tu ti cali, se tu inizi a vivere qua, adesso che usciamo tutti i giorni, è come se... per andare a fare la spesa. Sì, no, abbiamo camminato per anche comprare il pane, no, l'acqua, le uova. Comunque ti immergi nel contesto e da qua la tua percezione cambia, cioè nel senso è un po' come se chi vive qua ha una percezione diversa rispetto, ad esempio, chi vive a Roma, che non è una città tranquilla, oppure Milano, che non è una città tranquilla in determinati posti, però tu, essendo italiano, quando vai a Milano, comunque sia, sei più tranquillo. Ti senti abbastanza sicuro. Perlomeno finora. Vieni qua, inizi a leggere 1000 cose complicate, vedi la situazione intorno, vedi le persone, ragazzi. Diciamo che per un europeo, è totalmente però, differente. Per un europeo entrare nell'ottica sudamericana significa impegnarsi, nel senso che i primi giorni fai un attimo fatica perché piombi su un mondo che, nonostante sia una metropoli, nonostante sia una grandissima città, è completamente diverso dalle metropoli, dalle città che conosciamo ragazzi, in Europa. Quindi subito sei completamente disorientato e ti prendono 1000 paure, soprattutto se sei ansioso come me. Poi pian piano entri nel loro modo di fare, nella loro sudamericanità, che è difficile qualche volta è difficile da accettare, ma è anche quella che ti rimarrà di più. Poi dipende anche dalla persona che sei, dall'approccio che hai. Io dico sempre, Sara la conosco benissimo, il suo approccio è sempre quello di un motore diesel che ha bisogno di tempo, poi magari un po' pianino, quando si è scaldata, le cose migliorano. Mars dice, siete trentenni, direi con esperienza, diciamo quasi cinquantenni ormai. Però Giussi dice, che tu apprezzi tanto, Francesco, ti mando il dolce così ti rilassi, sei troppo forte. Giussi, I love you, come si dice. Il tuo dolce non passerà mai, sarà sempre qua. Digli quanto è durato il dolce. Niente, si può dire che io non l'ho manco assaggiato, ma era eccezionale. Lasciamo stare. Lasciate perdere le critiche, dice Grazia. È vero che bisogna lasciare perdere le critiche, però a volte, porca miseria, sembra Fabio ci riprende perché dice mezz'ora e finiamo, niente. Cioè, è verissimo, io le lascio perdere le critiche, però ragazzi, porca miseria, ce la metti tutta per fare le cose fatte bene, che tu ti arriva quella critica che non c'ha senso. Tra l'altro, ragazzi, che sudata vi dico anche perché è tutto chiuso. Perché se noi aprissimo la finestra, che è una porta finestra, non ci sentireste. Voi dite non è possibile. No, chi abita nelle grandi metropoli italiane probabilmente ha un po' un'idea, ma hanno l'abitudine, non potete capire. Qua hanno l'abitudine di tenere la mano sul clacson, poi ve lo diremo bene, ve lo faremo vedere anche in un reel, ci sono proprio i cartelli lungo la strada. Togli la mano dal clacson. Cioè, alle 3 di notte, se vieni a dormire in questo appartamento qua e non sei abituato a dormire in una zona trafficata, qua non chiudi dormi, ragazzi, perché loro anche di notte proprio suonano continuamente cioè, adesso vi ho fatto, è come l'Asia.
ma costantemente in tutta la Antonio giornata. mi ha suggerito, ci vorrebbe una tinta alla barba di Francesco. Io Antonio gliel'ho detto, ma anche i miei capelli, però non si vede di me. Infatti lei è truccata, io no, questa cosa non va bene assolutamente. Ragazzi, però hai ragione, hai. Ragazzi, io riprendo le parole di Fabio, mezz'ora e finiamo, e invece abbiamo raddoppiato la mezz'ora, quindi dobbiamo chiudere, Fra. Ok. Ragazzi, aspetta, Gio dice, ribadisco per le critiche non ti curare di loro, ma guarda, passa, hai ragionissimo. L'ultimo go, Fra, lascia stare, a me uno ha insultato i miei genitori per il mio nome, ma per favore. Gianmaria? Cioè, io... Vabbè, ragazzi, però io quando sento tanto queste lo sappiamo cose che l'umanità è un po' alla frutta, però no, scherziamoci su. Perché... divento di destra assoluta. No, basta, non parliamo di politica. È perché l'Euro 5 Plus non lo vogliono. Non so, il traffico, stile Johnny Stecchino, esatto, Rosso, proprio quello, c'è un traffico enorme, ma non è il traffico. Anche perché... Black Mist dice, Francesco, non si può piacere a tutti, tira dritto. È vero, è verissimo, però io quando qualcuno non mi piace, apri la finestra. Vado a depressa. Se si sente, magari adesso non suona nessuno come sempre capita nella diretta, comunque come sempre dove stava? È passato, Francesco, non si può piacere a tutti, tira dritto. Assolutamente non voglio piacere a tutti. Il problema è che quando a me una cosa non mi piace, non è che la devo insultare per forza, magari tiro dritto e la lascio stare, per dire. Però comunque adesso non suona più nessuno. Cioè ragazzi, non è mai successo. Aspettate 2 minuti che si sente sicuramente. Comunque mio marito aspetta i pipponi di Francesco sulla moto, ti segue, forza ragazzi. Perfetto. Comunque Ale va a fare la spesa, noi ragazzi, Rossella, Basili, ciao Sara, ciao Francesco, appena tornata al lavoro, non so di cosa state parlando, ma per noi siete grandi, l'impegno che mettete nel vostro lavoro si vede dalla qualità dei video, non vi seguiremo. Ecco ragazzi. Fateci sapere se ci sentite, se sentite il traffico di sotto, non lo so, forse non si sente. Noi lo sentiamo bene. Probabilmente abbiamo anche alzato il nostro... Vabbè, vi faremo un reel e poi lo sentirete. Quindi sì, lo sentirete. Noi chiudiamo la diretta come sempre. Si sente bene, vedi, si sente pochissimo. Tutto normale, si sente bene, perfetto. Allora lasciamo aperto, grazie. Lasciamo aperto, come se siete qui in Sud America anche voi. Poi si sente poco. Ecco, vedi? Sì, tentacolare, ok. Comunque live molto stabile. Questa sera top, grazie Antonio. Tutti in Friuli a mangiare e a bere, ragazzi, un po'. magari in Friuli. Claudio Manzioppi si Ho sente. lasciato il cuore a Udine, tra l'altro. In futuro potreste evolvervi con un camper, l'abbiamo detto diverse volte. Lo devi ripetere. No, il discorso qual è? Il discorso è che costano tantissimo, ma io lo vorrei abbinare alla moto per fare un po' e un po', soprattutto per visitare luoghi d'inverno con il freddo, quindi allargare un po' l'orizzonte, ecco, sentite, per avere una visione dei luoghi nelle 4 stagioni. Sarebbe bellissimo. Adrian, ci ricordiamo di te, dici, dimmi a me che dopo 6 anni torni in Argentina, ma che notizione, abito a San Severino Marche, a 50 metri dalla parrucchieria della sorella di Sara. Adrian, passala a salutare, porta anche i saluti nostri della nostra diretta, tra l'altro. Passala a salutare veramente. Ok. Ragazzi, vi vorremmo far vedere anche la via. Mistral, l'abbiamo detto all'inizio della live, al volissimo andiamo verso nord, passeremo su quella frontiera esterna, speriamo tutto bene, speriamo che non chiuda il paese, ma comunque andremo verso l'Ecuador, poi la Colombia. Guido ci dice il filtro del microfono funziona, vi sentiamo Alessandro benissimo. Glaciale, ciao Ale! Ciao Ale, ci piacciono le live, soprattutto vedervi allegri. L'ultimo, grazie di cuore. Ma ne faremo altre ragazzi, le faremo ancora più brevi. Sì. Ciao a tutti ragazzi. Io vorrei mostrargli Avenida Arequipa, che è una delle maggiori vie che tagliano... Allora, chiudete gli occhi perché ora ballerà un po' l'immagine. Vi salutiamo da Avenida Arequipa, che è la via qui sotto che taglia lì. Magari viene un mal di mare, chiudete gli occhi. Tieni. Questa è la vista. Adesso suona pochissima gente, ma non c'è tantissimo traffico. Ragazzi, vi salutiamo da qua. Dietro c'è Lima, noi non ci vediamo più, però... aspettate al volo, scusate. Comunque, come sempre, nella diretta
quando fai le cose in diretta non è mai come deve essere. Vabbè. Ragazzi, noi vi portiamo sempre con noi, anche di sotto. Adesso dovremmo andare a fare la spesa, quindi No, vi di sotto portiamo non con ci noi. buttiamo di sotto perché siamo alti qua. Sì, siamo all'8º, quindi non è il caso. Ragazzi, Grazie Franco, ci vediamo grazie a tutti. presto con una nuova live e con i video per adesso di giovedì e domenica per la chiusura del Giro dei Quindi Balcani. giovedì e domenica ultimi 2 video dei Balcani, noi lunedì partiremo con la moto direzione nord, faremo la costa, ma vorrei fare, vi anticipo, vi spoiler una cosa, ho trovato la salita più lunga del mondo qua in Perù. Il Perù è uno dei paesi più complicati a livello geomorfologico perché la costa ovviamente c'è l'Oceano Pacifico, ma come guardi le Ande vanno su in maniera spaventosa. C'è la salita più lunga del mondo, praticamente sono 113 o 123 chilometri dove Ciao, vai Tonio. perennemente in salita e passi da quota 0 a quota 4100. È la salita più lunga, costante, non c'è un punto di riposo. È la salita più lunga e costante del mondo, ma voi vedrete da in 0 a sella. 4100, vediamo se ancora resistiamo all'altura. Ciao Giampiero, ciao Vito, ciao Pier, a tutti ragazzi, grazie veramente. Vi salutiamo e adesso andiamo a fare la spesa. Grazie ragazzi. Ciao a tutti. Ciao 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 ciao.